Mentre che stavo parlando, col cuore, ho sentito dei colpi, mi volto e vedo come un'ombra che scappava, no? E mi porto sulla strada e vedo già davanti all'ingresso del locale, ho visto una macchina bianca, ho visto un'ombra sola, una canna di fucile e un'ombra. Quest'ombra sembra mascherata. Lupara? Sì, Lupara è calibro 38. È una coppiata vincente. Sì, Lupara è calibro. E grazie Mara. Ciao. E tornando al giornale chiese al capocronista di poter scrivere un pezzo in prima persona in cui diceva di avere visto bene i killer in faccia. Questo la dice tutta sulla natura diversa di Mario Francese rispetto alla palude palermitana. Salvatore Riina ha utilizzato strumentalmente la morte di Francesco Madonia di Vallelunga per iniziare una lunga vendetta che ha colpito, uccidendoli, il boss di Cristina di Riesi e Giuseppe Calderone di Catania. Riina ha inoltre messo in difficoltà Stefano Bontate, a cui è stato chiesto di dimettersi da capomandamento. Il rifiuto violento dello stesso e la sua potenza militare ha consigliato il Riina a soprassedere su ogni iniziativa contro il principe di Villagrazia. Io ero un soldato semplice, ma comunque io e altre 9 persone eravamo alle dirette dipendenze di Stefano Bontate. E lui ci disse che dovevamo stare attenti perché in una riunione della commissione in cui avevano espulso Badalamenti e avevano chiesto a lui di dimettersi, Bontate rifiutando questo, si correva il rischio di entrare in guerra perché avrebbero voluto eliminare Stefano Bontate. Circa 8 mesi dopo, con l'intervento di Michele Greco, che era il coordinatore della commissione, sono arrivati a una pacificazione, a un chiarimento. Diciamo che la commissione ha chiaramente compreso che Stefano Bontate non aveva responsabilità in quei ruoli che venivano attribuiti anche a lui insieme al Badalamenti. Verso Badalamenti invece Riina ha chiesto e ottenuto l'espulsione da Cosa Nostra. Ora chiunque lo incontri può ucciderlo, volendo. Quando sentì che Badalamenti fu espulso e il motivo, il perché Badalamenti fu espulso, mi fece rabbia, perché vero era che era espulso una persona che non si comportava bene con me nelle parole, nel giro di parole che lui mi faceva, ma mi faceva dispiacere perché veniva espulso da persone che non meritavano che facessero questo per Badalamenti. Da quel momento, attraverso un dottore che frequentava il carcere tutti i lunedì per visitare i detenuti, fece sapere che era anche lui Cosa Nostra, fece sapere al Badalamenti che da quel momento in poi dimenticavo tutti i rancori che avevo nei suoi riguardi e se loro lo avevano espulso io lo consideravo ancora mio amico.
signor Presidente. Signor Buscetta, perché fu espulso Badalamenti? Badalamenti fu espulso per un'accusa ingiusta, cioè si disse di Badalamenti di aver accompagnato all'aeroporto di Catania un tale chiamato Salvatore Greco, cioè quello che creò la commissione, e nel salutarsi con Salvatore Greco intervenne anche un tale che si chiamava, uomo d'onore anche lui, ma di un'altra provincia, Giuseppe Di Cristina, che aveva dei problemi nella sua provincia. Era stato fatto un attentato contro la di lui persona, lui non era nella macchina, erano morti gli altri, lui era rimasto vivo, si lamentava di questo, e sembra che Salvatore Greco abbia dato autorizzazione al Di Cristina, insieme a Gaetano Badalamenti e insieme a Stefano Bontati, affinché potesse agire nei confronti di chi aveva attentato alla sua vita. Chi aveva attentato alla sua vita era un rappresentante della famiglia di Caltanissetta. Il Di Cristina lo fece, il Badalamenti fu chiamato in commissione, le fu chiesto spiegazione perché era intervenuto in questa decisione. Lui disse che non è vero, che non era vero, non è stato creduto, mentre nella stessa occasione invece avevano creduto i Bontati, accusato anche lui, e avevano condannato solo all'espulsione di Cosa Nostra, no alla rinuncia della carica di capocommissione, ma addirittura espulso di Cosa Nostra. Sapevamo che tutto questo non era vero, che da quel momento cominciava la scalata dei cosiddetti corleonesi. Lei ha detto al pubblico ministero che il signor Badalamenti venne mandato via dalla commissione. Fu una cosa improvvisa oppure ci furono a poco delle questioni, delle discussioni eccetera e poi si decise, secondo quello che lei sa, di mandarlo, di metterlo fuori famiglia e fuori commissione? Per quello che ho saputo all'epoca non è stata una cosa improvvisa, perché tant'è vero che è passato del tempo dalla morte di Cristina alla sua espulsione. So che hanno preso informazioni, hanno chiamato persone a testimoniare, anche mi ricordo Santino Inserillo è andato a testimoniare in questa riunione di commissione. Credo che si siano fatte delle indagini. Sì, più o meno prima di questo decreto di espulsione sono passati mesi, settimane, anni, giorni, più o meno in grado di dire quanto tempo prima si cominciò a pensare di prendere questa decisione? No, io questo non lo so, io so solo che fui informato da Stefano Bontate quando già la decisione è stata presa, perché riguardava anche la sua incolumità personale. E Badalamenti è costretto a muoversi di nascosto. La gestione della sua famiglia è stata affidata al cugino Antonio, una delle classiche mosse di Ucurtu, che vuole apparire non per colui che vuole eliminare la famiglia Badalamenti, ma come colui che cerca solo di riordinarla. Poi è stato levato, che l'hanno eletto a Michele Greco, ma lui è stato stromesso io l'ho saputo nell'autunno del 78, che Michele Greco mi ha detto che l'abbiamo messo Danilo Badalamenti fuori famiglia. E poi fu sostituito da qualcun altro? Ma non lo so, forse l'ha sostituito Nino Badalamenti. E lo sa quando? Non glielo so dire di preciso. Senta, e Nino Badalamenti, questo Nino Badalamenti, lei lo ha conosciuto? Sì, molto bene. E a quale famiglia apparteneva? Alla famiglia di Gaetano Badalamenti. Erano
cugini. E lei poi, lei sa se è vivo o meno Antonino Badalamenti? No, l'hanno ammazzato. E chi lo ha ammazzato? Non lo so. Ma quando venne messo al posto di Gaetano Badalamenti, era ancora amico di Gaetano Badalamenti? Si trattavano ancora come cugini? Ma mi pare che non erano tanti amici, mi pare, ma a mia impressione, non lo saprò dire di preciso. Lei è a conoscenza se Antonino Badalamenti fosse vicino ad alcuni mafiosi di altri paesi, di altre città? Era vicino ai Corleonesi. Oh, e qui volevo arrivare. Intanto, segretamente, Badalamenti continua a incontrarsi con Montate e Inzerillo, alla ricerca di una soluzione al problema di Cosa Nostra, i Corleonesi. Ma perché questi ultimi non l'hanno eliminato, come avvenuto per Di Cristina e Calderone? Le motivazioni potrebbero essere più di una. Innanzitutto, il duraturo rapporto di affari fra Badalamenti e Leggio. In alcune ricostruzioni addirittura il Leggio sarebbe stato l'assassino del bandito Giuliano, su ordine del Badalamenti. Di certo, negli anni seguenti i due divennero soci nella gestione di società di trasporto e costruzioni, a inizi degli anni 60. Dopo la strage di Ciaculli e il processo di Catanzaro, Badalamenti aveva interceduto presso Calderone affinché si occupasse della latitanza del Leggio, che lui non poteva più garantire. Insomma, il Leggio aveva avuto da sempre uno strettissimo rapporto con Don Tano e nel periodo della latitanza del Leggio a Catania, ancor più stretto era stato il legame del Riina con Badalamenti. Un Curtu ne era quasi alle dipendenze, tanto da essere scelto da Don Tano come referente per la gestione della strage di Viale Lazio. Di certo quindi non si poteva mettere sullo stesso piano il rapporto dei Corleonesi con Badalamenti rispetto a quello con Calderone e Di Cristina. In secondo luogo, il peso di Badalamenti era rilevantissimo sia dal punto di vista della gestione del potere politico, grazie anche alla sua parentela con i Rimi, sia per i suoi rapporti con apparati dello Stato. In terzo luogo, Badalamenti era diventato ricco con il traffico di stupefacenti, scatenando da un lato le invidie dei Corleonesi, dall'altro diventando un centro di interesse per i traffici che anche per i Corleonesi poteva portare a futuri guadagni. Senta, lei ha avuto modo di conoscere direttamente Gaetano Badalamenti? Sì, l'ho conosciuto. Senta, lei è a conoscenza di traffici criminali gestiti da Gaetano Badalamenti in Italia e all'estero? Di che si occupava Gaetano Badalamenti? Ma si occupava anche di droga. Anche di droga. Lei questo l'ha saputo direttamente? Si occupava di sigarette. Noi altri avevamo una quota nelle sigarette di Napoli e lui ci dava ogni 2 o 3 mesi, quando scaricavano, ci dava i soldi. Lei ha detto si occupava di droga, lei l'ha saputo direttamente questo o da qualcun altro, da suo fratello, da altri? Ma si sapeva in Cosa Nostra che lui trattava con la droga. Una volta Totò Reina mi disse, mentre che loro erano in galera per il processo dei 114, mi disse sto organizzando un traffico di droga, se tu ci vuoi stare dammi una quota, però ti prego non dire niente a nessuno perché prima di me ci lavoravano e io non sapevo niente. E ora non voglio che gli altri sappiano qualche cosa, non dire niente nemmeno a tuo fratello, che non lo dica né a Stefano Bontani, né a Antonino Badalamenti, né a nessuno. Fine anni 60. Un Badalamenti senza potere e senza protezione, ma con cui continuare, magari indirettamente, tramite famiglie legate ai Corleonesi, a commerciare in droga.
sulla propria espulsione, Badalamenti tornerà a parlare oltre 15 anni dopo, nel 1994, dal carcere di Memphis, incontrando il maresciallo Lombardo e il maggior Robino, venuti a sentirlo in merito all'omicidio di Carmine Pecorelli. Al dire del Badalamenti, il motivo della sua espulsione sarebbe stata riconducibile al caso del colonnello Russo. È scritto nel rapporto Obinu-Lombardo. Di fronte alla posizione di Luciano Liggio di eliminare il Russo, infatti, avrebbe prevalso il voto contrario di Rosario Di Maggio e di Badalamenti. La posatura di quest'ultimo sarebbe avvenuta a causa delle propalazioni pubbliche del Russo, a sua volta informato confidenzialmente del pericolo che aveva corso, sicuramente dal Badalamenti. L'eliminazione sarebbe avvenuta anni dopo, come è noto, da parte dei corleonesi. Ha accennato di aver partecipato alla votazione per l'omicidio del colonnello Russo. Ha espressamente parlato di mafia, asserendo di non capire come mai, visto che i carabinieri nel 78 avevano refertato che lui e il suo gruppo non erano alla base della crescente ondata di violenza, si era in seguito accettato di non consentirgli di opporsi a tale incipiente e tragico evento. Ciò dicendo, ha per la prima volta assunto la veste di mafioso e di contraltare al montante strapotere corleonese. Ha lasciato intendere che Riina sarebbe sempre stato manovrato da forze esterne alla mafia. «26 gennaio 1979. Il giornalista Mario Francese viene assassinato a colpi di pistola a Palermo da Leoluca Bagarella, davanti a casa sua. Il mandante è sempre Totò Riina. 6 colpi di pistola. Il primo a sentire i colpi è il figlio più piccolo, Giuseppe, a 12 anni. Giulio, invece, cronista del diario, arriva qualche minuto dopo. Guardato intorno per vedere se vedevo mio padre, però non c'era, perché insomma mio padre era sempre presente, era uno tra i primi ad arrivare sui luoghi dei delitti, delle indagini, e pensavo che sarebbe arrivato da lì a qualche istante. Dopodiché mi sono avvicinato a Boris Giuliano per sapere appunto chi era il morto, facendo così il mio normale lavoro di giornalista. Boris Giuliano mi ha guardato, mi ha preso sotto braccio, mi ha portato in disparte, mi ha stretto il braccio e mi ha detto: è tuo padre. In quel momento, insomma, il mio mondo si è capovolto. La nostra vita è deragliata quella sera, praticamente le nostre storie sono cambiate da un momento all'altro. E succede con tutti i delitti di mafia. Cronista di razza francese, aveva ricevuto minacce e aveva rifiutato la scorta. Ha capito che quello che stava avvenendo negli anni dal 75 al 77 nel Corleonese era una nuova strategia della mafia. Aveva saputo cogliere le grandi manovre di Cosa Nostra, che poi sperimenteremo proprio con la sua morte per prima su Palermo, quando i corleonesi portano questo attacco micidiale alla città. Aveva saputo cogliere l'evoluzione della mafia e le nuove speculazioni, i grandi affari, che non erano più il contrabbando o le edilizie cittadine, ma erano i grandi appalti. E sullo sfondo c'era mafia che andava a politico con la politica. Parlava della società Paravento di Totò Riina, la Risa, parlava degli affari di Riina portati avanti da un commercialista, Mandarari. Parlava appunto della speculazione dei Salvo e di altri Mamma Santissima che avevano acquistati i terreni per niente dalla diga Garcia, un deserto che poi appunto si sarebbe trasformato, portando avanti il lavoro della diga, in un colossale affare, il più grosso affare della mafia. Sì. Parliamo di 350 miliardi di allora. 9 marzo 1979. Omicidio Rena.
Michele Reina era stato eletto nel 76 segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana. Dopo la sua elezione, aveva dato vita, insieme a Rosario Nicoletti, segretario regionale della DC, alla formazione della Giunta Scoma, primo momento di attuazione della politica di apertura al Partito Comunista Italiano. La sera del 9 marzo 79 Reina sale sulla sua Alfetta 2000 con la moglie Marina Pipitone e una coppia di amici, Mario Leto, ex direttore amministrativo della più grande casa vinicola siciliana, la Corvo, e sua moglie. Quando all'improvviso, da una Fiat Ritmo grigia che affianca l'Alfetta di Reina, scendono due giovani, a volto scoperto, che sparano con una calibro 38 a distanza, uccidendo Reina sul colpo, colpendolo al collo, alla testa e al torace. Mario Leto, ferito a una gamba, estrae la pistola che porta con sé per poi lanciarsi in strada, sparando contro i sicari. Non abbiamo più capito niente, racconta Mario Leto. Uno dei due, mentre sparava, ghignava tanto che mi pareva ridesse. Un'ora e mezza dopo l'agguato, una telefonata giunge al Giornale di Sicilia. Raffaele Picone, che la riceve, dice che la voce è quella di un giovane, senza inflessioni dialettali. Siamo prima linea, abbiamo giustiziato il mafioso Michele Reina. E la comunicazione viene subito interrotta. 2 giorni dopo, una nuova telefonata. Qui prima linea, dice una voce maschile, che parla un buon italiano. Non abbiamo giustiziato Michele Reina, anche se la mafia fa di tutto per addossarcelo. Poi la comunicazione viene bruscamente interrotta. Qualche minuto più tardi, una nuova telefonata con la stessa voce. Qui prima linea, abbiamo le prove di quanto detto poco fa e faremo di tutto per farvela avere. La pista terroristica appare però agli investigatori subito inverosimile. È ritenuta con più probabilità una mossa della mafia per sviare le indagini. Reina è il primo politico di rilievo ucciso da Cosa Nostra dai lontani tempi di Emanuele Notarbartolo, ex sindaco di Palermo ed ex direttore generale del Banco di Sicilia. Era addirittura il 1893. Le investigazioni proseguono per diverso tempo, senza risultato. Dirà nel 1984 Tommaso Buscetta. Nei primi anni 60 ero in contatto con Michele Reina. Era stato da poco costituito l'ente provincia, di cui sarebbe divenuto presidente. Reina era allora un giovanottino alle prime armi in politica. Era intimo di Salvo Lima, che conoscevo già da alcuni anni. Nei nostri incontri non si parlò mai esplicitamente di mafia. Facevamo discorsi elettorali, un terreno di conversazione che a lui interessava molto, in quanto sapeva di avere a che fare con una personalità influente, in grado di portare parecchi voti e molto considerata dal suo capo corrente. Diversi anni dopo, nel marzo 78, mi trovavo in carcere quando appresi che era stato ucciso. Aggiunge che anche l'onorevole Reina è stato ucciso su mandato di Salvatore Riina, aggiungendo che le vicende sono molto complesse e che diversi sono i responsabili di tali assassini. Un delitto ordinato dalla Commissione o dalla cupola di Cosa Nostra, di cui però non sono stati informati Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e Rosario Ricobono. Nel luglio 1989, Maria Pipitone, vedova di Reina e testimone oculare dell'omicidio, si presenterà al giudice Falcone affermando di riscontrare una fortissima somiglianza tra l'assassinio di suo marito e la fotografia del terrorista nero Valerio Fioravanti, pubblicata sui giornali. Successivamente, nel corso di un confronto dal vivo, la Pipitone dichiarerà: «Riconosco Fioravanti come killer al 90%. Fioravanti sarà tuttavia prosciolto da ogni accusa, perché nei giorni del delitto aveva un alibi a Roma, intento a compiere una rapina». Ulteriori dichiarazioni vennero fatte poi da Francesco Marino Mannoia. Cominciamo dall'omicidio del dottor Michele Reina. Ecco, dell'omicidio dell'onorevole Reina io non ho partecipato come tutti gli altri omicidi in oggetto. Io ho preso direttamente da Bontate e da Girolamo Teresi, che credo che abbia avuto un ruolo, ma non ricordo la particolarità di questo ruolo del Girolamo Teresi. Io insieme al Pullarà
dopo l'omicidio siamo andati a fare delle telefonate che ha fatto lui all'ANSA per spiare, diciamo, questo omicidio attribuendolo alle Brigate Rosse. Questo le ha fatte lei? Il Pullarà, Giovan Battista. Lei e Pullarà, per disposizione di chi? Di Stefano Bontade. Io non so realmente i motivi che hanno causato la morte del Reina, a prescindere da motivi di critica o comunque motivi di poco fondo che riguardavano la famiglia stessa del Reina, che non è oggetto di discussione. Era in linea di massima un segnale che si voleva portare all'intera democrazia cristiana. Questo è quello che ricordo io, in particolare di quell'episodio di cui io non ho partecipato direttamente. L'ho avuto, e perché venne scelta proprio la persona del dottor Reina e non qualcuno di più rappresentativo? Era un'anticipazione a quello che sarebbe avvenuto dopo, come messaggio abbastanza incisivo alla democrazia cristiana, per avere una dinamica differente nel proseguo appunto per avere la democrazia a disposizione, democrazia cristiana. Sulla identità degli esecutori materiali non sa nulla. Esattamente no. Credo che abbia avuto un ruolo, ma non so stabilire in specifico di Girolamo Teresi. Ma non so se è stato esecutore materiale o comunque uno che ha collaborato. Mi scusi signor Mannoia, sì. Sul punto dell'omicidio a Reina, Mutolo ha dichiarato, proprio perché lei sta parlando adesso di appalti, che era a sua conoscenza che il dottore Reina avesse degli interessi in costruzioni, in società di costruzione attraverso prestanome. Lei di questa circostanza sa qualche cosa di specifico? Di specifico no, però il ruolo che ha avuto il Girolamo Teresi credo che si possa inquadrare in questa situazione, perché il Teresi era un costruttore. Era un grosso costruttore e che prima del fatto politico in se stesso avevo accennato che c'era una situazione che era molto più minore come importanza, che era attribuita a situazione familiare o comunque al comportamento personale del Reina stesso. Ma non può dare qualche spiegazione? No, purtroppo non sono in grado di fornire particolari. Che non lo sa? No, non li so. Questo lo diceva Teresi? Sì. Ecco, io posso spiegare, in base alla dottoressa, questo accenno ai rapporti di costruzione con l'interesse del Girolamo Teresi in questa interesse personale in questa eliminazione, o comunque il suo ruolo in questa vicenda dell'eliminazione dell'onorevole Reina. Comunque non era una persona limpida, nel senso, il dottor Reina, l'onorevole Reina, limpido. Ecco, io non so addentrarmi, approfondire la sua vera natura. Era molto chiacchierato, a prescindere dalla dimostrazione politica, era molto chiacchierato in una situazione che non era in linea col suo ruolo di sottosegretario. Secondo Mutolo, l'omicidio Reina venne ordinato dalla cupola di Cosa Nostra per accontentare i corleonesi che lamentavano la sua espansione nel mercato dell'edilizia, un'attività occulta che sarebbe stata esercitata attraverso un costruttore che faceva da prestanome Reina e che si ritirò dopo il delitto. Secondo Mutolo, dietro il costruttore edile Tommaso D'Alia c'era proprio Reina ed un direttore del Banco di Sicilia. 40 anni dopo, per i familiari, c'è ancora rabbia, amarezza. Questa verità che è venuta fuori non è venuta, non è che siamo riusciti fino in fondo. Segretario provinciale della Democrazia Cristiana, vicino a Salvo Lima, Reina era fautore dell'apertura ai comunisti, una versione siciliana del compromesso storico, mai realizzata. No, non è riuscito assolutamente. Lui stava facendo una battaglia e ha perso la vita per questo motivo. Per l'omicidio furono condannati in via definitiva i maggiori capimafia di allora, da Greco a Rina, Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nenè Geraci, ma i sicari restano ignoti, come in retroscena l'abbraccio tossico di quegli anni tra mafia e politica. Devo dire che è stato dimenticato completamente dallo Stato. Oggi è stata una giornata per me importante perché aspettavo questo momento.
Stamattina in municipio una cerimonia commemorativa col sindaco e una dichiarazione del presidente della Repubblica Mattarella, ucciso come simbolo dello Stato e della società civile. Michele Rina ha vissuto la sua esperienza e ha segnato anche la sua morte, contrastando un sistema di potere politico affaristico mafioso e immaginando equilibri politici che davano fastidio ai Ciancimino del tempo. L'attribuibilità dell'omicidio di Mario Francese alla famiglia di Corleone e alla commissione di Cosa Nostra, la partecipazione di Leoluca Bagarella al delitto di Mario Francese e l'individuazione del movente nell'attività giornalistica della vittima, che procurava all'organizzazione un notevole fastidio, si desumano con certezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Ricordo bene la circostanza in cui Bagarella mi parlò dell'omicidio Francese. Aveva già iniziato a collaborare con la giustizia Cancemi Salvatore. E allora, tanto io quanto il Bagarella ci trovavamo nella casa di Monticciolo Giuseppe, commentando la notizia delle dichiarazioni del Cancemi. Il Bagarella ebbe modo di lamentarsi con me di Ganci Raffaele, che a suo dire assai incautamente aveva messo al corrente il Cancemi di fatti che erano stati tenuti appositamente riservati, quali appunto l'omicidio del Reina e quello del giornalista Mario Francese. Con riferimento a quest'ultimo omicidio il Bagarella si mostrò ben informato e fece chiaramente capire che era da addebitare alla sua famiglia mafiosa, quella di Corleone. In buona sostanza, mi risultò abbastanza chiara la partecipazione del Bagarella all'omicidio Francese. Posso dire con certezza che il Francese dava fastidio per il suo lavoro, con specifico riferimento ai suoi articoli di stampa che riguardavano i lavori per la realizzazione della diga Garcia. Nel frattempo Giuseppe Francese è cresciuto, indaga sulla morte del padre, raccoglie in un dossier tutti i suoi articoli, li studia, raccoglie testimonianze, riesce a far riaprire le indagini. Giuseppe è il più fragile dei figli, sia per un fatto anagrafico, era piccolino, sia per un fatto caratteriale. Eppure è stato un gigante fragile, dico io, nel senso che è cresciuto con il mito del padre, o meglio, è cresciuto con il vuoto del padre e ha sentito la necessità di abbracciarlo questo padre. E tutto quello che ha fatto Giuseppe è stato non soltanto, ecco, il suo comandamento è stato appunto onore del padre, ha fatto appunto il comandamento principe della sua vita, ma devo dire che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per conoscere meglio un padre che aveva conosciuto molto poco. Lui era bambino, mio padre era poco presente in casa, per cui si attingeva, si abbeverava ai nostri ricordi, cercava di sapere tutto di suo padre, cercava di costruirlo nella sua mente. Poi ha cominciato a raccogliere fotografie, articoli, tutto quello che poteva trovare, proprio è diventato l'archivio di famiglia. Finalmente il processo, poi la sentenza e le condanne per la cupola di Cosa Nostra. La memoria di Mario Francese viene restituita alla memoria collettiva. Ma la soddisfazione per la famiglia non dura molto. Giuseppe regala un diario ai fratelli, è dedicato al padre. Poi, un giorno di settembre, in silenzio, decide di suicidarsi. Lui erano rimaste soltanto ferite incancellabili, perché Giuseppe, per arrivare a questo obiettivo di ottenere verità e giustizia per suo padre, non ha smesso mai di fare sanguinare le sue ferite. Lui sapeva che si stava facendo male, non c'è stato verso di farlo smettere comunque. Alla fine si è fatto male e ha deciso che era arrivato il momento di andarsene. Sono seppelliti vicino? Non poteva essere diversamente. Nella stessa tomba, la tomba che tra l'altro di cui si è sempre preso cura lui. Da bambino ha fatto una cosa straordinaria. Appena 12 anni
funerale, portano mio padre al cimitero. Alla fine lui, sorprendendo tutti, ha lasciato delle mollichine, delle bricioline di pane sulla tomba, perché mio padre, che amava tanto gli uccelli, potesse avere la compagnia degli uccelli.